Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Bentornati in questo nuovo spazio chiamato il Tempio della Notte. Allora, oggi andremo a fare una lettura per accompagnarci nel sonno. Allora, gli antichi maestri, anche James Hillman, ci ricordano una verità fondamentale, semplice ma rivoluzionaria, che non è- tutto quello che viviamo, sia durante lo stato di veglia che lo stato di sonno, sono ugualmente stati di sogno. Quindi esistono modi diversi di sognare, cioè sia la realtà di veglia che quella di sonno sono due paesaggi, diciamo, della stessa coscienza, cioè sono immagini, cioè sono simboli, entrambi sono il linguaggio attraverso cui l'anima ci accompagna. Gli antichi la chiamavano citta maia, inganno della coscienza, è tutto un sogno, ma non perché il mondo non esista, ma perché ciò che viviamo prende forma attraverso le immagini con cui la coscienza incontra questo mondo. Per questo il sogno della notte non è meno reale della vita diurna, cioè e la vita diurna non è meno simbolica del sogno. Quindi in questi giorni migliaia di voi state attraversando insieme a me la porta di agosto o state già facendo la porta del mattino se avete finito quella di agosto. Avrai incontrato un animale, una divinità, un antenato, un'immagine o un vuoto che continua a accompagnarti, no? Se invece sei qui per la prima volta, sappi che tu ogni notte attraversi comunque la grande soglia. E allora questa sera non cercheremo di vedere, cioè di analizzare. Entriamo nel tempio della notte per ascoltare quale parte della tua anima desidera attraversare il sogno. Andiamo a vedere quale medicina desidera ricevere quella parte di te e quale qualità è pronta a rinascere con il nuovo giorno. Quindi, ragazzi miei ragazzi, ci sono due varianti, ne puoi scegliere una o entrambe. Sotto all'info box trovi la timeline della variante, fatti guidare dalla tua maestria, dalla tua immagine ed entriamo nel tempio della notte. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, bellezza, gioia e prosperità. Aspettate, forse c'è un'altra carta di un altro mazzo, infatti. Allora, ricordando che il sogno può sempre completare ciò che la mente non può fare, no? Andiamo a vedere come prima carta quale immagine della giornata desidera essere consegnata al sogno, cioè quale parte di te desidera attraversare la notte. Quella che vuole ricevere, quella che vuole fiorire. Abbiamo l'imperatrice. La parte di te che vuole attraversare la notte è la tua capacità di ricevere, di aprirti alla bellezza, alla vita, alla prosperità, all'abbondanza. E questa parte attraverserà la notte. Quante volte sentiamo quella voce del nostro giudice interiore: non sei abbastanza, non puoi, no? Non puoi ricevere abbastanza. E invece c'è una parte di te fortissima che vuole attraversare la notte, cioè il mistero, per ricevere i doni che alla mente razionale sono sconosciuti, per poi risvegliarsi in quell'eureka, mi verrebbe da dire, in quella rivelazione che solo la notte, il regno Ctonio, il regno di Ade sotterraneo può portare. Quindi vuoi fiorire, ed è bellissima questa cosa, la parte di te che vuole fiorire, vuole nascere, rinascere, germogliare, prosperare, dare. Bellissimo. Che cosa il sogno trasformerà durante la notte? E quindi vediamo qua quale dono riceverà questa parte di te che porta in grembo, no? L'imperatrice incinta.
Quale dono riceverà questa parte di te durante la notte? Nuove idee creative, gioia e vitalità. Il paggio di bastoni. È bellissima questa accoppiata, perché c'è la parte di te che vuole ricevere, fiorire e germogliare, che entra nel sonno, nella notte, e riceve entusiasmo. Il dono che riceverà durante il sonno è l'entusiasmo, magari un'idea nuova, un'idea creativa, è proprio la nascita la creazione dell'imperatrice, è un'idea nuova, un entusiasmo nuovo, una voglia di fare, di essere, di agire, entusiasmo viene da dire. Il dono che riceverai durante il sonno è l'entusiasmo per la scoperta di luoghi sconosciuti, di fare qualcosa di nuovo o anche fare una cosa piccola, semplice che non hai mai fatto. Questo è il dono, perché l'anima vuole fare esperienza, no, del nuovo, e quell'entusiasmo, quella freschezza che ti dà il paggio di bastoni. Vediamo quale qualità nascerà al tuo risveglio domattina. Questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Quale qualità nascerà al tuo risveglio? Un cambio, la morte. Eh sì, è chiaro, perché il paggio di bastoni è il nuovo. Vado verso lo sconosciuto, quindi la qualità che nasce è il coraggio di andare incontro a questa cosa nuova. La qualità che nascerà al risveglio è la morte, cioè un cambio radicale. Tu questa notte avrai una piena trasformazione, va bene? Una piena trasformazione. Questa trasformazione era già in atto in te, grazie magari alle pratiche, alle porte, eccetera, ma era già in atto in te. Domani mattina ti accorgerai di questa trasformazione, farai una cosa diversa, ti accorgerai, magari la fai e poi dopo te ne accorgi. E la morte parla di cambio, cambio radicale, trasformazione netta, perdita di una vecchia identità che aveva paura del cambiamento. Inizierai a fare anche qualcosa di nuovo. Qual è l'alleato, l'animale alleato in questo? Perché il paggio di bastoni mi riporta alla Kundalini del primo e del secondo chakra, quindi l'animale guida. Sai che nel primo chakra noi abbiamo la donna selvaggia, l'uomo selvaggio, l'animale, no? Lo spirito della Kundalini è l'animale che è dormiente lì, poi quando si risveglia lo dobbiamo indirizzare bene. Vediamo adesso con questa carta l'alleato, la qualità, la forza che veglia sul sonno, il tuo amante mistico, l'animale dell'amante mistico. Il potere, wow, l'orso. L'orso, potrai sognare un orso o degli orsi, magari non te lo ricordi al risveglio, o aver visto un orso durante la pratica delle porte, però è il potere. Sono indistruttibile, onoro la mia intuizione e vado dove l'intuizione mi porta. L'amore e la gentilezza sono le mie vere forze. Niente, non mi do mai per vinto, trionferò. Wow, mamma mia, forse questa è una notte di Capodanno per te. Mamma che bello. Allora è chiaro proprio, questa notte porterà, non la notte porta consiglio, la notte porta realizzazione. Allora tu, attraversata la grande soglia, incontrerai proprio il regno di Ade, la morte, dove sono custoditi i tuoi più grandi tesori. Nascerà un entusiasmo nuovo, un'idea che è proprio facente parte di quella parte di te che vuole generare, prosperare, germogliare, entusiasmarsi. Allora l'animale guida è l'orso, vedrai l'orso anche magari domani su internet, sui social, degli orsi. L'orso ti ricorda questo potere di trasformazione, di generare e di germogliare. L'orso veglia su di te. E questa è una struttura bellissima, grandiosa e straordinaria. Attraversata la grande soglia si riaccenderà in te un entusiasmo, quella scintilla che molti di voi credevano di aver perso.
credevate di aver perso. Allora io credo che magari durante il giorno hai cercato, cioè, allora magari durante il giorno hai avuto un'intuizione, la notte ti porterà il coraggio di seguirla, o va bene? Cioè è stupenda questa lettura. Durante il sonno è come se il tuo amante mistico, grazie al regno di Ade e ad Ade, ti toglie quella pelle, una vecchia immagine di te che ha concluso il suo servizio, mi verrebbe da dire. Compirà forse, cioè la notte compie quella trasformazione che durante il giorno era solo iniziata. E quindi arriva qualcosa di straordinario, perché fondamentalmente questa imperatrice, no, che è proprio la tua parte che entra lì, non ti chiede di fare di più, ma di permettere alla vita di maturare dentro di te. È questo che matura. La suprema condotta è assenza di sforzo di imperatrice, cioè la vita matura dentro di sé, capito? Nasce e si rivoluziona. Allora, ragazze mie e ragazzi, chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, state seguendo anche ormai, da mesi ormai, la pratica notturna, cioè l'affidarsi al proprio sposo celeste o sposa celeste, l'amante mistico, come vi ho spiegato in un video, fallo di notte, fallo prima di dormire, no? Ok. Ecco, a quello, chi sta facendo quello, a quello unite questa formula psichica che adesso vi dico. Affido questa notte al mio amante mistico, che il sogno diventi maestro e il risveglio diventi nascita. Bellissimo. Va bene? Ragazzi miei ragazzi, è stupendo, non aggiungo nient'altro. Passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio fortissimo. Noi ci vediamo domani e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Eccoci qua ragazzi e miei ragazzi con la seconda variante, se hai scelto la seconda o anche la seconda, andiamo insieme, adesso entriamo nel tempio della notte, ricordando che il sogno può sempre completare quello che la mente non può fare. Andiamo a vedere. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, gioia, completezza e prosperità. Il tempio della notte. Quale parte di te desidera attraversare la notte? Quale parte di te desidera attraversare la notte? Bellissimo, guarda che bella questa immagine, il 3 di coppe, quella parte leggera, gioiosa. Allora non sei sola, ci sono diversi spiriti che ti accompagnano questa notte. E lo spirito della condivisione è quella parte di te leggera che si sente supportata o supportato da altre presenze invisibili. Il 3 di coppe è una carta bellissima perché mi parla di riconciliazione, di bellezza, di leggerezza. Quindi la parte di te che vuole attraversare la notte e che attraverserà la notte è lo spirito della leggerezza. È un po' lo spirito di Hermes anche, no? Lo spirito della leggerezza è, diciamo che io credo sia, non lo credo solo io, ma l'ho sempre sentito, la più grande ambizione dell'anima. Cioè, essere leggeri significa avere le ali e quindi liberarsi da tutte le zavorre del condizionamento che ci attanagliano nella nostra vita e nelle nostre scelte. E quindi essere liberi di volare. E non sei sola in questo, non sei solo, hai questi spiriti che ti accompagnano. Vediamo qual è il dono che riceverai. Qual è il dono che la tua parte, questa del 3 di coppe, riceverà durante il sonno?
Wow, l'asso di denari. L'asso di denari è la grande opportunità che la leggerezza ti offre. Più sei leggera, più le cose vere succedono. Allora, quell'aspetto della tua anima che sa che soltanto la leggerezza può realizzare grandi obiettivi. È come se questa notte scendesse proprio dal regno di Ade quest'assone di denari, cioè mantenendoti ferma a questa leggerezza, a non prendere le cose troppo sul serio, perché tutto è un sogno. Allora tu realizzi delle cose mega galattiche senza nemmeno sforzarti. Ci vuole impegno, ma l'impegno è diverso dallo sforzo. Come dice la prima legge dello yoga sciamanico chiamata Yasa, la suprema condotta è assenza di sforzo. È nella leggerezza che tu realizzi grandi opere e sei accompagnata da tutti gli spiriti della tua foresta immaginale, dagli spiriti che ci sono intorno a te, che parlano di fate, di gnomi, gli spiriti della natura che accompagnano questa grande opportunità, la consapevolezza avrai questa notte, perché è il dono che ricevi, di poter realizzare una cosa importante. La consapevolezza che prendendoti cura di questa opportunità che magari arriverà il giorno dopo o nei giorni a seguire, tu realizzerai una grande opera a sostegno e sei sostenuto da tutte le forze della natura. Questo è un po' come quando noi siamo leggeri, allora noi abbiamo idee, intuizioni che veramente consapevolizziamo essere la base di grandi realizzazioni concrete, ma solo se noi impariamo a desiderare dalla prospettiva della felicità e della leggerezza. Se noi desideriamo dalla prospettiva della paura, allora non abbiamo mai il sostegno della grande madre, perché la grande madre ti sostiene sempre, no? E quando vi dico i vostri desideri sono allineati con la volontà cosmica, perché se la risposta è sì, allora si realizzeranno indisturbati. La volontà cosmica presuppone questa leggerezza tua, non il controllo sugli eventi, no? E quindi il dono che ricevi è o intuizione che si fa concretezza, qualcosa di grosso, la possibilità di veramente di iniziare qualcosa che ha un fondamento importante, di cui è importante prendersene cura. Ok. Quale dono, quale qualità nascerà al risveglio? Quale qualità nascerà al risveglio? Bellissimo, il 6 di coppe, quella capacità di sentirsi viva, vivo, come quando eri bambina o bambino, prima che la paura prendesse il sopravvento. La qualità che nascerà al risveglio è quella gioia di fare, di esistere, di abitare la propria esistenza con grazia, con gratitudine. E la bambina è il bambino interiore. Comunque è incredibile perché, vabbè, le stesse sono simili più o meno. Il 6 di coppe mi sta raccontando come qualità, è una qualità dell'anima. Quando la bambina o il bambino fa delle cose, le fa perché non ha paura di sperimentare quello che gli piace, che gli viene dal cuore. E quindi è questa la qualità che tu vedrai al risveglio, la capacità di sentirti predisposta a fare qualche cosa che ti viene dal cuore, senza avere paura, senza sentirti in colpa. Questo 6 di coppe è una carta bellissima perché è la qualità di credere nei propri sogni. Magari io credo che potrai fare qualcosa o recuperare qualcosa che avevi lasciato in sospeso tanto tempo fa, o una qualità della tua anima che era rimasta in sospeso, una qualità pura, una qualità che è pura, fa parte di te, che magari o hai dato per scontato o l'hai lasciata in sospeso, perché è quella qualità che realizzerà questo progetto qui, o questa cosa qui. Voglio mettere adesso l'animale guida, attraverso quale animale che si trova alla base del primo chakra, no? È uno degli spiriti che si trovano al primo chakra,
l'animale sacro insieme allo spirito della donna selvaggia e dell'uomo selvaggio. Attraverso quale animale l'amante mistico ti guida? Qual è questo animale che veglia sul sonno? Il mistico, l'orso polare. Potresti vedere degli orsi domani mattina a mezzo del internet o l'orso ti sta guidando, l'orso polare che ha queste qualità. Sa che le cose che sono andate male nella propria vita ti hanno fatto più forte. Abbi fede quando affronti le avversità. Prenditi il tempo per riposare, sognare e ritrovare le tue forze. Abbraccia le tue abilità psichiche. E chiama lo sciamano dentro di te. Caspita. Mi sembra chiara una cosa. Sgorgerà un'opportunità dentro di te nel sogno, magari non ti ricorderai niente del sogno. Sgorgerà un'opportunità che si può manifestare nella realtà concreta, di cui ti devi prendere cura. Quello su cui puntano l'attenzione è la leggerezza e il ricordo, la leggerezza e la qualità di sentire, di fare ciò che ti piace senza paura. L'amante mistico ti dice che hai attraversato tante prove, tante difficoltà, da lì ti hanno reso più forte, perché la forza ti serviva a conseguire delle cose, a realizzare delle cose che vanno a scontro con la mente razionale. Magari un sogno che avevi da bambino è quello che devi custodire, per esempio. E qua ti dicono, questa sarà una notte veramente che ti ristorerà, perché ti permetterà di ritrovare forza per seguire quello che sgorgerà da questa notte, questo asso di denari qui. E che vuol dire chiama lo sciamano che è in te? Lo sciamano è colui che cambia la narrazione della propria vita, cioè tutto ciò che di difficile ha potuto attraversare lo trasforma come, come la strada maestra per avere il coraggio di abbattere il luogo comune che ti dice: questo sogno non vale niente, non è produttivo, ce l'avevi da bambina o da bambino, per esempio, o questa attitudine che dimostri è ingenua. Va bene, lo sciamano cosa fa? Cambia la narrazione della sua vita, ma primariamente è colui che dialoga tra visibile e invisibile, non vede alcuna distinzione. Allora tu, a mezzo delle porte che stai facendo del cammino sciamanico, hai già richiamato lo sciamano che è in te. E l'amante mistico, appunto, mistico, chi è? È colui che ti sostiene nella realizzazione di questo obiettivo che viene direttamente dal cuore, che presuppone la leggerezza. Ma una persona leggera, che è diverso, l'opposto della superficialità, la leggerezza, Gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza, sanno volare perché non hanno le zavorre del condizionamento sociale. Quindi per arrivare a questa leggerezza devi aver attraversato il regno di Ade, gli inferi. E allora puoi salire e scendere dal regno tutte le volte che vuoi, senza aver paura di vedere cosa c'è là, che poi alla fine sono i tuoi più grandi tesori custoditi nell'oscurità. E come si fa ad accedere a quei tesori? A mezzo delle emozioni, senza aver paura delle emozioni, come vi ho spiegato anche bene nel video sulla forza, no? Nel viaggio erotico degli arcani. Quindi è bellissima anche questa lettura. Ora, ragazzi miei ragazzi, chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, migliaia di voi, fate già la pratica notturna, no? Fallo prima di dormire, che trovate sempre sotto l'info box. Allora, a quello uniteci questa formula psichica questa notte. Affido questa notte al mio amante mistico, che il sogno diventi maestro e il risveglio diventi nascita. Ok? Quindi ribadisco che questa è una stesa stupenda che mi parla del fatto che ribadiscono con queste coppe e denari che solo a mezzo delle emozioni tu puoi manifestare realtà concrete, no? Belle come la tua anima desidera, e che soprattutto la gioia è una medicina dell'anima. Quindi dentro di te c'è già una nuova realtà pronta a incarnarsi
e devi ritrovare quella parte autentica, innocente e fiduciosa che non ha mai smesso di abitare dentro di te. Questo è il succo di questa lettura. Quindi questa notte devi solo permettere alla tua anima di fare il suo lavoro nel silenzio e domani ti risveglierai con una fiducia molto più radicata e molto più autentica. Quindi che ti permetterà di manifestare delle opportunità o un'opportunità, magari arriva domani, dopodomani. Sapete che le opportunità che si manifestano all'esterno sono sempre riflesso di ciò che sta all'interno, no? Ok. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, vi auguro una notte meravigliosa, da favola, un sogno meraviglioso. E ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo domani e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.